Quali sono le vie che si prospettano? Beh, lasciamo stare il microalbero, ho già parlato, va bene. Ecco, questo va benissimo. Qual è l'approccio innovativo che si può presentare? Vedete, in sostanza, che cosa succede? Ho detto, il sole è quello che ci dà tutto, ci dà la fotosintesi. Però la fotosintesi è una reazione, un processo che ha un rendimento energetico molto basso, ma ha un alto rendimento entropico, perché sfrutta quella parte della radiazione che ha un basso contenuto entropico. E noi è questo che vogliamo, perché vogliamo creare dei processi, cioè vogliamo, la natura ci ha messo 2 miliardi di anni, vogliamo creare qualche cosa, va bene, che abbia una struttura complessa e quindi come tale possa essere utilizzato in modo opportuno. Di fatto che cosa succede? Dalla CO2 di l'acqua si produce la cellulosa, da quale cellulosa poi bruciando più ossigeno si crea la cellulosa, si dà gli zuccheri e quindi l'etanolo. Ora è possibile modificare i batteri in modo da rendere in grado di trasformare direttamente la stabile cellulosa in modo da ottenere direttamente che cosa? Che cosa? Beh, per esempio etanolo, qualcuno dice, però vi ho già detto che l'etanolo non è un gran combustibile, qualche cosa di diverso, qualche cosa che può essere utilizzato in modo più opportuno. E qui viene quello che io ho chiamato uno sguardo verso il futuro, quella che si chiama metabolic engineering. Questa metabolic engineering per me è una rivoluzione che si sta delineando nel mondo, soprattutto negli Stati Uniti. Ha dei protagonisti di altre filiere, uno è Venter lo conosciamo tutti, quello che ha fatto la struttura del genoma, ha fatto, il quale una volta fatto quello, adesso il nome mi metto a fare altro, ha creato una società che guarda caso si chiama proprio Venter, va bene, ha dei Nobel che lavorano per lui, io li ho conosciuti, ho visto come lavorano, e loro hanno un obiettivo radicale, ambizioso, fare una cellula artificiale. Però, a parte questo obiettivo filosoficamente anche importante, che se io voglio fare delle cellule che abbiano una capacità enzimatica, va bene, da poter produrre nuovi prodotti chimici, cioè cambiare radicalmente quella che è la chimica. Il modo direi più moderato ma estremamente efficace c'è quella che si chiama metabolic engineering. In tutti i sistemi viventi esiste un sistema metabolico di reazioni complesse, molto complicate. Ora, chi sa un po' di cinetica chimica, io so, sa che basta cambiare di poco la costante di velocità di queste reazioni per cambiare in modo radicale la natura dei prodotti che si ottengono. E siccome questi circuiti metabolici sono governati da circuiti genetici, ecco che utilizzando le tecniche dell'ingegneria genetica è possibile fare questo. E queste cose già si fanno. Cioè le tecniche, quale sarebbe la via? Cioè, batteri ingegnerizzati, dal sole si fa la cellulosa e poi direttamente si passa ai combustibili. Questo processo consolidato avrebbe delle prospettive, direi, molto ampie e molto favorevoli. Ora, ecco, guardate, questo è un po' un fumetto di quello che dovrebbe succedere. Noi abbiamo la nostra cellula, la parte in alto, quel globino in alto, è quello che si chiama Gene Network Regulatory, cioè il sistema genetico, il quale gestisce il sistema metabolico e riesce ad indirizzare questo sistema metabolico verso la produzione di quello che in un certo senso si vuole. Guardate, questa non è fantascienza, ormai si fa a livello laboratorio e i dati sono in processi, in fase di sviluppo. E dà delle potenzialità enormi, perché non solo riguarda i combustibili, ma riguarda qualunque composto chimico per i farmaci e così via, che possono essere ottenuti per questa strada. Le tecnologie, qui ho illustrato un schema delle tecnologie che vengono seguite, vedete che si combina l'ingegneria genetica, l'ingegneria con quelle che sono le tecniche del DNA ricombinante, si modificano questi batteri e poi una volta modificati diventano i nuovi catalizzatori, poi qualche cosa che ci permette di ottenere i prodotti che noi vogliamo, in particolare anche i combustibili. Guardate che queste tecniche sono tecniche largamente note, cioè i biotecnologi li hanno messi in ordine, oramai ci sono macchine che costruiscono DNA, costituiscono, va bene, quindi sono tecniche, si tratta di mettere assieme, di fare qualche cosa integrato che possa permettere di arrivare a quei risultati. Questa è una visione di quello che potrebbe essere un futuro nel quale si parte da un target, in questo caso un drug, ma è chiaro che possiamo vedere i combustibili, allora noi possiamo immaginare, va bene, che tipo di composto vogliamo e poi sulla base di questo modificare il genoma di questi batteri e utilizzarli
utilizzare per poter poi operare e produrre certi prodotti. O per inciso, questi materiali ingegnerizzati vengono già usati nel processo di produzione. Quando il combustibile, una nave che porta combustibile, porta petrolio, va bene, ha un incidente, dispende, o fa tutto quello che gestono lungo il tempo. Cioè, questa è una catasta, per anni e anni già non se ne parla più perché sono riusciti effettivamente a migliorare tutto grazie a questi batteri ingegnerizzati. Guardate questo processo che è bellissimo. Chi non sa la chimica non stia molto a preoccuparsi, va bene, ma questo è già in atto, il fatto di IAO, pubblicato su Nature Biotechnology 2000, lo sta sviluppando, e qui è un processo in cui si fa la conversione diretta della cellulosa a butanolo, ecco quel butanolo che è il combustibile direi più pregiato, che potrebbe diminuire il costo dei biocombustibili cellulosi attualmente molto elevato. Io ritengo che sia molto interessante questo approccio, perché vedete, oggi una via che viene perseguita, persone che conosco bene, Parte, eccetera, persone di grande rilievo, è quella di dire facciamo la fotosintesi sintetica. E io mi chiedo, ma perché volete imitare la natura che la fa così bene la fotosintesi? Bisogna cercare qualcosa di diverso. Ma questa fotosintesi sintetica vuol dire polarizzarsi sulla prima fase della fotosintesi, quella che cattura la luce, e lasciare inalterata la seconda fase è quella che trasforma, quando una volta catturata la luce riesce a costruire il glucosio. In questo caso Liao cosa ha detto? Manteniamo la prima parte inalterata, lasciamola fare alla natura, presso le piante, va bene, ma noi modifichiamo il loro sistema metabolico in modo tale che nella seconda fase invece di darci glucosio ci diano direttamente butanolo e composto di altra natura. Capite che è rivoluzionario, ma non è cosa di... già lo si fa, già è stato pubblicato, ci sono bellissimi articoli, tra l'altro questi lavori un'altra persona, Stefanovo, che abbiamo premiato il premio Eni l'anno scorso, va bene, io sono stato uno dei suoi promotori, lo conosco bene, eccetera. Quindi sono cose che sono già in atto, sono già in funzione.